Ragazzi, buongiorno, oggi siamo l'8 agosto e questo è il meteo tipico irlandese. Terrazzina con un pavimento che sembra di stare sul ghiaccio, però camera confortevole, bagno con una doccia per una famiglia. Ma questa è senza dubbio una delle strutture più care dove abbiamo soggiornato in tutta la nostra vita. Il meteo ci ricorda che siamo in Irlanda e l'Irlanda è carissima, 140 euro a notte con il parcheggio. Però ieri sera ci hanno lasciato 2 lattine di birra. Ora vamos, perché oggi possiamo ufficialmente dar via al tour di questa bellissima isola. Questo è l'enorme parcheggio della struttura e in fondo ci sono 2 sbarre, ovviamente una per entrare, una per uscire, mentre qua ci sono camere, ristorante e sala per la colazione. Comunque, parlando con i titolari, ci hanno detto state tranquilli perché qua non tocca nulla nessuno. Come potete vedere, anche questa notte ha piovuto. La sorellona non soffre il caldo, neanche Sara comunque. Anche se dobbiamo ammettere che ci aspettavamo delle temperature anche leggermente più basse. Ma arriveranno, ragazzi, siamo semplicemente nell'Ireland Ancient East, quindi nella parte più calda e soleggiata del paese, si fa per dire. Proseguiremo e saremo soddisfatti. Lasciamo la struttura che ci ha ospitato per un'unica notte, la notte dello sbarco sull'isola. Vi portiamo a fare un giro velocissimo di Mollinavate, il locale del signore siciliano. Il bel tempo della contea di Kilkenny. E adesso velocissimi, destinazione Rock of Cashel. Contea, quella di Kilkenny, che insieme a quelle di Wexford e Waterford possono essere considerati baluardi dell'invasione vichinga. Non a caso la parte finale delle parole Waterford e Wexford derivano proprio da fjord, parte di terra che si congiunge col mare. Pezzettino brevissimo di autostrada ed ora finalmente andiamo a percorrere le strade, quelle un po' più caratteristiche. Prima cosa che si nota, l'odore di campagna, mettiamola così. Poi nei commenti ditemi se avete capito di che odore parliamo. È vero che i vichinghi vennero attratti dalle grandi ricchezze presenti sull'isola, ma è anche vero che stabilirono intense alleanze e rapporti commerciali. La base della cultura irlandese che oggi conosciamo è stata fondata dai cosiddetti Celti, le prime tribù che abitarono questa terra. Da loro nascerà un'espressione coniata molto più tardi nei secoli. E appena lasciata la strada a scorrimento veloce, queste sono le stradine che caratterizzano l'Irlanda. Nessuna segnaletica a terra, però pochissimo traffico. Ed io come sempre devo dirvi quello che mi frulla in testa: 20 gradi, non c'è praticamente nessuno, tantissimo verde, ragazzi, è bellissimo. Così nel 49, data del definitivo distacco dell'Irlanda dal Commonwealth britannico, la Neo Repubblica d'Irlanda si trova a fare conti con dati disastrosi di disoccupazione ed emigrazione. Guardate, in questo punto, se venite in camper, ci sono stradine interne che sono molto strette. Praticamente qua un camper si prenderebbe tutta la carreggiata. Tra riforme economiche e l'ingresso in Europa arrivano gli anni 90, quando ingenti fondi europei aiutano questa economia disastrata a risollevarsi con soldi che arrivano soprattutto alla sanità e agli istituti scolastici. A questo si aggiungono gli abbassamenti delle aliquote fiscali e incentivi per far avvicinare investimenti stranieri, soprattutto dell'high tech. È così che ha inizio l'avanzata inarrestabile della Celtic Tiger, la tigre celtica, passando in soli 10 anni, dagli anni 90 ai 2000, da una delle economie più povere a una di quelle più in crescita di tutta l'Europa. Questo è un processo che dura ancora oggi, ma che chiaramente, come tutte le economie mondiali, ha subito una battuta d'arresto sia dovuta alla crisi bancaria del 2008 che alla pandemia del Covid. Basti pensare alle parole del ragazzo siciliano che abbiamo incontrato ieri nel takeaway, che ci diceva che l'attrazione di investitori internazionali viene applicata attraverso una mancata imposizione fiscale per 10 anni da quando la società straniera arriva in Irlanda. Dopodiché molte di queste società cambiano denominazione sociale e la storia ricomincia per altri 10 anni. Stando alle parole che ci sono state dette, questo è il funzionamento e il perché molte compagnie straniere, anche americane, hanno sede proprio qui in Irlanda. Se doveste saperne di più e con più precisione, scrivetelo nei commenti in modo da avere più notizie certe possibili. Nel frattempo, per ricordarci che siamo in Irlanda, è iniziato a piovere, ma penso che qua bisognerà farci l'abitudine, nel senso che si alternerà da pioggia a non pioggia, sole pochissimo. E comunque, percorrendo queste stradine secondarie,
storie, la cura dei dettagli ma anche la cura delle abitazioni ci fanno presagire che l'economia vada a gonfie vele. Perlomeno questo è quanto si percepisce con lo sguardo. Come d'abitudine la pioggia ha durato praticamente un quarto d'ora, ma guardate che spettacolo queste stradine. Siamo a 3 km dal castello, qua dobbiamo andare a sinistra mentre qua a destra, e là in fondo il castello, che poi non è proprio un castello, ma adesso andremo a raccontarvelo. Però io onestamente me lo aspettavo un po' più sperduto in mezzo alle colline. Siamo nella cittadina di Cashel, non è proprio sperduto, ma su quella collina di origine calcarea dove si trova, diciamo che spicca nonostante le costruzioni residenziali intorno. Cercheremo di salire in collina. Eccolo, tra i monumenti più suggestivi e visitati di tutta l'Irlanda. Moto parcheggiata qua direttamente sotto al castello. Io faccio la guardia alla moto e mandiamo Sara in ava scoperta, così il castello ce lo vediamo tutti insieme, io mentre monto il video e voi al divano di casa. Immerso nei prati verdi e in una collina di natura calcarea dalla quale si può ammirare l'immensa vallata della campagna irlandese, è il più grande complesso di edifici medievali di tutta l'Irlanda. Comprende una cattedrale gotica, una torre circolare perfettamente intatta, la cappella romanica adiacente. Fu una costruzione dei re. Sembra che passò da queste parti anche St. Patrick, il patrono d'Irlanda. Per questo raggio di sole uscito il prossimo 17 marzo festeggeremo anche noi St. Patrick. Sara sta tornando, secondo me bisognava fare il biglietto. L'ingresso al complesso di edifici medievali costa 8 euro per gli adulti. La leggenda racconta che il diavolo morse un pezzo troppo grosso del The Rock of Cashel che gli cadde proprio in queste campagne, che non completamente intatta possiamo ammirare anche oggi. Ora torniamo sulla costa, prendiamo l'M8 direzione Cork. Vi colpo una leggera spruzzata d'acqua per farti sentire più giovane. Abbiamo visto che si paga, possiamo fare il pagamento con la carta. Per la moto è 1,20 euro. Allora là c'era scritto 2,30 euro come l'auto, vediamo poi sull'addebito se è 1,20 euro o 2,30 euro. E dopo un'ora esatta arrivati a Cork, uscita a Cobb. Il navigatore mi dice 500 metri al centro di Cobb. Considerando che siamo saliti, presumo che ci sia una bella vista. Iniziano le casine colorate che sono la caratteristica di Cobb con la cattedrale. Alquanto grande, qualcuno la definisce sovradimensionata per le dimensioni di Cobb, ma è anche vero che per costruirla gran parte dei fondi siano arrivati dai nostalgici emigrati negli Stati Uniti e in Australia. Ma questa è una storia difficile che vi andremo a raccontare. Come si fa a non amare i loro colori pastello? Siamo proprio di fronte al mare. La città è stata di fatto il porto di Cork, è il secondo porto naturale più grande del mondo dopo Sydney Harbour. Nel 1849, quando la regina Vittoria visitò Cobb, venne cambiato il nome della città, che venne chiamata Queenstown. Questo nome rimase tale fino al 1921, data della prima indipendenza irlandese. La città è posta proprio su di un isolotto sull'estuario del fiume Lee che si getta sul mare, ma questa città ha moltissimo da raccontare. Quella che racconta le sue acque è una storia difficile. Camminando per le vie pittoresche e piene di turisti di Cobb non si può non parlare di una realtà che si è consumata proprio qui in Irlanda 2 secoli fa. Il fenomeno della grande carestia irlandese si è verificato a partire dal 1845, quando le difficili imposizioni economiche britanniche, insieme alle
complicate condizioni in cui i contadini lavoravano e all'incremento demografico che si era verificato nel giro di qualche decennio, la situazione finì per essere fuori controllo a causa di una malattia che colpì l'ortaggio della patata. Questa malattia mandò in malora diversi raccolti e si protrasse per più anni, addirittura fino al 1848. In Irlanda le condizioni climatiche avevano già creato condizioni difficili, ma mai così prolungate e così complicate come questa volta. Questo fece sì che la città di Cobb vide 70.000 irlandesi partire dal suo porto. Sembra addirittura che dal 1848 al 1950 siano emigrati dall'Irlanda circa 2 milioni di persone, perché qui inevitabilmente si moriva di malattie e si moriva di fame. È in quel contesto che circa mezzo secolo dopo si consuma un'altra tragedia. Quelle che vi stiamo per mostrare sono le ultime acque europee che il Titanic nel 1912 vide prima di salpare, e l'edificio alle nostre spalle era la sede storica della società a cui faceva capo il Titanic. Oggi la società non c'è più e la sede è stata trasformata in un museo che descrive gli ultimi momenti di quella sfortunatissima traversata. Proprio qui dove si trova la grande nave crociera, e proprio su queste acque, dopo essere partito da Southampton, Regno Unito, il Titanic salpava per gli Stati Uniti. Come sempre le speranze di chi salpava erano quelle di migliorare la propria condizione economica, ed era più di mezzo secolo che l'Irlanda combatteva contro questa situazione, tanto che nel 1848, poco distante da qua, da New Ross, contea di Wexford, partì una famiglia di cui qualche componente si rivelò poi molto importante. Quella famiglia faceva di cognome Kennedy. Bisogna ammettere che Cobb ha un fascino particolare, un po' nostalgico, un po' d'altri tempi, molta storia da raccontare e molto colore da portare nel frequente cielo grigio irlandese. L'ultima tappa che vi proponiamo di fare qui a Cobb è proprio la St. Colman Cathedral. Questa cattedrale in stile gotico francese fu iniziata nel 1868 e terminata nel 1915. La sua peculiarità è proprio il carillon con 47 campane, il più grande di tutta l'Irlanda. È il momento di tornare da Francesco. Ripartiamo a tutta velocità da Cobb, anche perché questo video sarà diventato un pippone edition. Per togliere un po' la pipponata del video, salutiamo Annalisa e Sandro, che ci hanno riconosciuto in strada, sapevano del nostro giro. Noi avevamo purtroppo perso il loro messaggio che sarebbero arrivati a Cork, però il destino ha voluto che ci incontrassimo comunque. Un saluto, buona strada, buon viaggio ragazzi. E ovviamente buona strada anche da parte mia, però sappiate che se arriviamo tardi al check-in la colpa è vostra. Ciao ragazzi. Siamo passati prima in questo punto dove c'era il ponte, guardate il livello dell'acqua quanto è cresciuto, tratto della N25, che è la strada costiera del sud-est, ovvero la strada a scorrimento veloce costiera. Scusate la precisazione, non volevo assolutamente disturbare la professoressa. E comunque la prof l'hai disturbata, e c'è da dire che il ritardo che porteremo non è a causa di Annalisa e Sandro, ma a causa tua che non la smetti mai di parlare. Parla. È verissimo, faccio mia colpa, però è anche vero che è piacevolissimo parlare con la gente che conosciamo. Comunque ora abbiamo 95 km, un'ora e 16 minuti, arriveremo leggermente tardi per il check-in. Il traffico è aumentato a dismisura, siamo infatti nei dintorni della città di Cork, definita la seconda città dell'Irlanda dopo Dublino. Lasciamo la strada principale per fare un po' di stradine secondarie che ci piacciono di più, anche se il meteo qua, come potete vedere, non promette molto bene. Persi nelle campagne irlandesi, comincia a scendere anche un po' di nebbia. Guardate che strade spettacolari, non c'è nessuno, tutti leggeri saliscendi, curve abbastanza tranquille, peccato leggermente coperte, quindi da fare attenzione perché come sempre la strada è abbastanza stretta. Ti dà quella leggera sensazione zuccherina di aver sbagliato strada. Sì, te la può dare, però effettivamente l'Irlanda è questa, quindi dopo un po' quella sensazione svanisce. Comunque se vi
chiedete quant'è il limite su queste strade, per quanto strette, di circa 80 km. Perché vi ho detto circa? Perché a volte troviamo anche 100 km/h però su strade leggermente più larghe, e magari a ridosso dei paesini anche 60. Panorama selvaggio in questa parte, a 30 km da Bantry, la nostra destinazione. Ecco, sempre più wild, sempre più Irlanda. È sempre più nebbioso. Bisogna solo fare un po' di attenzione che l'asfalto è bagnato, la temperatura è scesa a 17 gradi, si sta da Dio. Poi con questi paramani che ho messo, cioè queste estensioni, non devo neanche cambiare i guanti e mettere i più pesanti. Questo è un passo, allora dai, stiamo salendo, vediamo un po' l'altitudine, proprio un passo alpino, 179 metri sul livello del mare, però si sale, si sale. Guarda che entriamo dentro la nebbia. Ecco, se qualcuno ci dovesse chiedere ma com'è l'Irlanda, questa ragazzi è l'Irlanda che tutti si aspettano, è questa. Come potete vedere, meteo estivo, pochissimo traffico. L'8 di agosto non vuoi trovare un po' di nebbia? Però dai ragazzi, ambientazione surreale. Poi voi mi mandate dall'Italia che è caldo, che non si respira, dai che vi portiamo un po' di fresco, salite in sella insieme a noi. Cioè qui è novembre, periodo dei morti. Per l'Italia, però per loro è abbastanza la normalità. La domanda è come sarà qua a novembre? Ci stiamo in effetti addentrando nel West Cork, il sud-ovest definito tra gli angoli più selvaggi dell'Irlanda, che comprende anche 3 delle penisole delle 5 che proprio si protendono verso l'Atlantico. La nebbia sembra dissolta in un baleno, uno spicchio di cielo azzurro. È il paradiso! Bellissimo quando le nuvole si allargano per far filtrare i raggi del sole. Cioè, se la strada non fosse asfaltata potrebbe essere anche un tratto della carretera australe. L'isolamento anche delle abitazioni è sorprendente, ma d'altronde qui siamo nella parte nord, nella carretera australe siamo nella parte sud, ma più o meno come latitudine ci dovremmo quasi essere. E questo è il cielo d'Irlanda, che può cambiare da un momento all'altro. Ci chiedevamo che lavori possano svolgere gli abitanti di queste zone, un po' come le domande che ci poniamo in Sud America. Probabilmente è plausibile che svolgano dei lavori online, perché sono abbastanza lontani da tutto. Questa è la luce del sole estremamente limpida appena si apre il cielo, e questa è una benedizione per piante e erba. Bantry, curva a 180 gradi. No, qui mi dice che siamo arrivati. Eccolo qua, dovrebbe essere questo. Fra, non è azzardata, questa è una casa e... Vedi il nome, dai! Atlantic Shore Bed and Breakfast. Andiamo a vedere. Come sempre fortunatissimi, abbiamo scelto questa struttura che è un B&B, ma l'abbiamo scelta perché ci avevano detto che avevano internet ad alta velocità. Siccome anche qua ci troviamo un po' bip al mondo e siccome dobbiamo caricare dei video, Avevamo scelto di stare 2 notti qua, quindi avremmo lavorato. Invece quando siamo arrivati Barbara ci ha fatto scaricare tutto. Ah, dimenticavo, il wifi purtroppo da qualche giorno non funziona. C'è da dire comunque che quando Barbara ha visto che eravamo rimasti male per il fatto che internet non funzionasse, ci ha detto non importa ragazzi, vi rimborso tutto, vi aiuto a cercare qualcos'altro per i 2 giorni che avreste dovuto passare da me. e l'ha fatto. L'ha fatto, ma in realtà è tutto prenotato. Questa ed è è una il zona caos. molto turistica. Adesso volo entrambi sotto la doccia e poi sotto i piumoni perché fuori ci sono 16 gradi. Si sta da Dio. E si studia. Ah, per concludere, in un commento ho letto: Francesco, dopo il Sud America, dopo 2 anni che sei praticamente 24 ore su 24 insieme a tua moglie, hai bisogno di una vacanza, tra virgolette vacanza, fatta da solo. Non so se accadrà mai questa cosa, però questa sera letti separati. Va benissimo tutto, non sappiamo mai se accadrà, però io avrei una domanda. Perché Francesco ne avrebbe bisogno e io no? Ne ho bisogno io perché io sono un motociclista e quando si parla di motociclismo è l'uomo che viaggia da solo. Quindi io ho bisogno di fare un viaggio in solitaria. Scrivetelo nei commenti. Anche se mi sembra di capire, non è il mio caso, che ci siano anche donne motocicliste, e in quel caso, solo in quel caso la donna ha bisogno di fare una vacanza da sola. No, siccome io sono per la par condicio, anche voi donne motocicliste, scrivete il vostro punto di vista nei commenti. Anche voi donne che invece non siete motocicliste come me, scrivetelo anche voi quello che pensate. Cioè praticamente ragazzi, scrivete tutti, scrivete quello che volete, fate quello che volete. Ciao e buonanotte. Baby,
Take it to the beach.